Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Ho fatto uno shorts ovviamente che è caricato sul canale per il momento clou di questa giornata di Serie A, che ovviamente è stato ieri sera con il gol convalidato alla Juve per un fallo di mano di Rabiot. Però siamo qui per analizzare sia quella situazione sia la partita della Roma, che risultato a parte e prestazione a parte è stata una partita divertentissima e piacevole da vedere, e andiamo a vedere cosa hanno fatto tutte le altre squadre finora. Ricapitoliamo un po' la situazione, perché la zona Champions soprattutto si fa caldissima, anche se il Napoli allunga sulle altri 3 punti guadagnati sull'Inter, sulla Roma. L'unica a tenere il passo è stata la Juve, che consideriamo ancora a 53, perché quei 15 punti non lo sapremo mai, lo sapremo più in là, se vengono ridati o se li tolgono e rimane dove sta. Detto questo ragazzi, cominciamo. Prima di cominciare iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta che carico un contenuto. Partiamo. Analizziamo un attimo soprattutto la partita della Juve e la partita della Roma, perché sulla Roma la mia personale è che la Roma senza Mourinho in panchina gioca molto meglio e rispetta i pronostici che un sacco di noi youtuber abbiamo fatto a inizio campionato, perché la Roma aveva la rosa ed ha la rosa per competere per le posizioni alte della classifica. Poi l'andazzo del campionato non è stato questo, ma secondo me il problema resta il vostro José Mourinho. Mandato via Mourinho, secondo me, senza cambiare nessun calciatore, potete tranquillamente arrivare in Champions League, dire la vostra anche l'anno prossimo, però resta il problema allenatore. Credo che comunque dopo l'andazzo di quest'anno Mourinho si faccia le valigie da Roma e la Roma prenda un altro allenatore, però non lo sappiamo ancora. Detto questo, andiamo all'episodio della Juve. È un fallo di mano, è da annullare il gol, non è da annullare. Allora, il primo punto è che al VAR, scusate, c'era Di Bello. Per me Di Bello è uno degli arbitri più scarsi che abbiamo in Serie A. Lasciando stare i discorsi da tifosotti, la malafede è sempre con la Juve, non è sempre con la Juve. Io sul canale, quando ci fu Salernitana-Juve e la Juve è stata danneggiata, palesemente ho preso le parti della Juve. Ieri purtroppo non posso prendere le parti della Juve per l'episodio di ieri sera, perché è un fallo di mano, sei sul 2-2. Non lo potrai mai sapere ovviamente se convalidando il gol o non dandolo la partita l'avresti vinta lo stesso o meno, visto l'andazzo del secondo tempo, dove la Sampdoria per me non è proprio scesa in campo rispetto al primo, che ha riacciuffato il risultato andando 2 volte sotto. Però secondo me nel secondo tempo la Juve avrebbe comunque vinto la partita per il ritmo che stava dando alla partita, per tutte le occasioni e comunque le spinte in avanti che abbiamo visto. Però dobbiamo sempre vedere, poi tu applichiamo il regolamento e poi vediamo. E invece no, deve sempre succedere quella cosa per la quale poi dobbiamo acciuffarci noi tifosi, perché tu sei tifoso del Napoli, allora vai contro la Juve, perché io sono tifoso della Juve, allora vado contro il Napoli. No, qua si tratta di discutere di episodi in maniera obiettiva e lasciando un attimo il tifo a parte e prendendo il regolamento alla mano. È fallo di mano. Poi che mi si venga a dire non avevamo tutte le immagini, non avevamo un'angolazione per poter decifrare bene la situazione, non avevamo questo, non avevamo quello, sarebbe bastato andare a rivedere tutta l'azione al VAR, compresa la reazione e la faccia di Rabiot, perché la faccia di Rabiot dice tutto. Quando ha insaccato ha aspettato 3, 4, 5 secondi per andare a esultare, si è guardato intorno, perché anche lui consapevole comunque di aver preso la palla con il braccio. Poi possiamo star qui a parlare fino a domani di questa situazione,
se non si risolve e non si alza l'asticella in Italia a livello arbitrale e a livello di competenza, di applicazione del regolamento, allora siamo veramente alla frutta. Lasciamo il regolamento a casa, anzi giochiamo senza arbitri, che forse è meglio. Se le gestiscono le due squadre, i falli e le situazioni, come la partitella che andiamo a fare noi a calcetto amatoriale, e va bene così. Detto questo, ragazzi, non è un video polemico, non cominciamo nei commenti, no, perché sei un tifoso del Napoli, tu sei sempre di parte. No, se andiamo a vedere sul canale, ripeto, sono talmente obiettivo che io ho preso le parti della Juve da tifoso del Napoli contro la Salernitana, e così faccio ogni qualvolta ci sono episodi arbitrali che non sono gestiti bene, o sono dubbi, o sono palesemente errori. Per me quello di ieri è un errore palese, perché al VAR, a parte la chiamata e il check al VAR che è durata 4-5 secondi, di solito quando ci sono episodi così dubbi comunque c'è la discussione con l'arbitro, se ne passano 30, 40, 50 secondi per poi andare a rivedere quel fallo sullo schermo. Perché non lo sei andato a rivedere? Misteri della fede, perché non l'ho andato a rivedere. Comunque, questo era quanto per quanto riguarda la Juve. La Juve, al di là del fallo, non fallo, annullato, non annullato, ha meritato la vittoria, perché comunque ha giocato molto meglio della Samp, che credevo facesse un secondo tempo diverso, visto gli ultimi 15-20 minuti del primo, e invece non è stato così. Merito della Juve. Roma-Sassuolo, finita 4-3. È stata una partita divertentissima. Io, quando ho fatto la schedina, avevo messo una X, perché credevo nella possibilità del Sassuolo, che il Sassuolo, scusate, poteva fare risultato all'Olimpico. Ovviamente non avrei mai creduto che il Sassuolo facesse 4 gol, però la partita si è messa comunque in favore dei neroverdi, dall'espulsione di Kumbulla, 10 contro 11, anche se in 10 contro 11 la Roma ha fatto una signora partita. Ha giocato veramente una signora partita. Di solito mi trovate qui a commentare le partite della Roma come le partite più noiose che stiamo vedendo quest'anno. Non è stato ieri il caso, perché è stata una partita veramente bella da vedere. Anche grandissimi gol. Non sto qui a ripetere sempre le stesse cose, ragazzi. Dybala, il gol di Dybala è un'altra perla, e che Dybala sia secondo me il miglior sinistro del campionato, insieme a quello di Di Maria. Non lo dico io, ma sono i fatti che parlano chiaro, ed è un grandissimo gol. Poi vogliamo parlare delle fasi difensive, perché anche la fase difensiva del Sassuolo, comunque hai preso 3 gol. Quando una partita finisce 4-3, bisognerebbe andare ad analizzare comunque le defiance che ci sono state difensive. La Roma aveva l'attenuante di giocare in 10 uomini con l'altro difensore centrale che è stato espulso. Il Sassuolo ne ha un po' meno di attenuanti, ma il Sassuolo comunque è una squadra che gioca sempre a viso aperto, soprattutto in questo girone di ritorno, che è migliorata tantissimo. Ha fatto un girone di andata più bassi che alti, invece in questo girone di ritorno sta cominciando a carburare come si deve, anche a livello di gioco. Comunque Sassuolo, che alla fine ha meritato la vittoria, perché ha espresso un grandissimo gioco. La Roma è incappata in una partita storta, che ci può stare. Per il resto, se vogliamo ritornare un attimo a venerdì, sì, Spezia-Inter ne abbiamo parlato, 2-1, sono partite che se le rigiochi altre 100 volte le vinci 5-0, perché comunque hai fatto tantissimi tiri in porta, hai preso 2 tiri nello specchio, hai preso 2 gol. Ci stanno quelle partite storte così, anche se per quanto riguarda l'Inter, per me molto probabilmente ci sta la condizione mentale, che stava già comunque al ritorno in Champions contro il Porto. Qualcosina la lasci per strada, perché a livello di lucidità comunque non butti tutti i palloni dentro. Ieri venerdì, Lautaro qualche gol se l'è mangiato. Poi possiamo parlare del calcio di rigore di Lautaro, che ha sbagliato. Lautaro non è rigorista, ci sta Lukaku. Un rigore è un rigore. Lautaro ha i piedi buoni per segnare sia rigori
che anche qualche calcio di punizione, i piedi non sono da buttare, quindi i rigori li sbagliano chi si prende la responsabilità di andarli a tirare. Detto questo, Empoli-Udinese è finita 1-0 per l'Udinese e io credevo che l'Empoli invece facesse il risultato. E invece è stata una grandissima partita dei friulani, molto offensiva rispetto alle ultime uscite. 1-0 finita. Il Napoli ha fatto un partitone, abbiamo fatto il post partita, ne abbiamo parlato già tantissimo sul canale, con il grandissimo gol di Quara, 2-0 all'Atalanta, abbiamo recuperato 3 punti quasi su tutti quanti, aspettando ovviamente il Milan stasera. Bologna-Lazio. Bologna-Lazio per esempio è una partita che io ho messo X2 sulla schedina perché non sapevo, però ero consapevole che il Bologna potesse dare filo da torcere, e così è stato. È uscita X 0-0 a reti inviolate. Lecce-Torino 2-0 per il Torino e a Via del Mare cade il Torino e io credevo invece che vinceva il Lecce. Il Torino ha fatto una grandissima partita, prossimo avversario del Napoli, quindi ci interessa molto da vicino questo risultato, ed è un Torino che ha trovato un sistema di gioco anche abbastanza offensivo, e poi è una squadra rognosa che a centrocampo ti raddoppia e ti va a spizzare tutti i palloni. Se riesci a passare comunque ti atterrano e fanno fallo, spezzetta il gioco. Difficile andare a affrontare questo Torino per il Napoli per la prossima giornata. Cremonese che gioca bene, continua a giocare bene, però non porta niente a casa. 2-0 con la Fiorentina. Non ho visto la partita, quindi non mi posso dilungare sul commento. Ho visto gli highlights, però non ho visto tutta la partita, quindi non mi sbilancio. Così come Verona-Monza, credevo che il Verona riuscisse a fare risultato anche in vista della classifica, perché se non vinci, ragazzi, la Serie B è vicina per le ultime 3. Mi sembra, se non erro, sono a 6 punti, dalla zona salvezza. Non voglio errare. Non ho visto la classifica prima di cominciare questo video, però mi sembra di sì. Questo era questo recap, o questo, diciamo, il punto della situazione dopo questa 26esima giornata, che ne ha viste di tutti i colori. Partite che le grandi dovevano vincere hanno perso, episodi che fanno discutere e continueranno a far discutere sempre all'infinito. Però tutto sommato è stata una giornata divertentissima da vedere, una delle più divertenti secondo me dall'inizio dell'anno. Detto questo, ragazzi, vi saluto, iscrivetevi al canale, mettete un like a questo video e ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!